Lezione 1. Prestazioni e stati d'animo della vita. Le prestazioni di vita di una persona possono essere influenzate da molti fattori. Assolutamente. Gli stati d'animo possono influire sul modo in cui funzioniamo nelle attività quotidiane. Quali sono secondo te alcune cose comuni che influiscono sui nostri stati d'animo? Lo stress, il sonno e persino la dieta possono avere un impatto significativo. Questo ha senso. È importante dare priorità alla cura di sé. Sì, ed essere consapevoli dei nostri stati emotivi può aiutarci a gestirli meglio. Come fai di solito a migliorare il tuo umore quando ti senti giù? Mi piace fare passeggiate nella natura, mi aiuta davvero a schiarirmi le idee. È un'ottima strategia. Trovo che ascoltare musica mi sollevi il morale. Lezione 2. Spedizioni nazionali. Ottimo. Cercherò entrambe le società per le nostre spedizioni nazionali. Sembra un piano solido. Cosa stai cercando, nello specifico? Voglio confrontare le loro tariffe e i tempi di consegna. Questo è intelligente! È importante trovare il miglior rapporto qualità-prezzo per le nostre esigenze. Sì, e l'affidabilità è fondamentale quando si tratta di spedizioni. Assolutamente! Non possiamo permetterci ritardi nei nostri ordini. Hai già lavorato con qualche compagnia di spedizioni? Io sì, e il servizio clienti può fare un'enorme differenza nell'esperienza. Sicuramente. Assicuriamoci di scegliere un'azienda con buone recensioni. Lezione 3. Temperature miti. Sembra perfetto. Possiamo sfruttare le temperature miti per il nostro viaggio. Assolutamente. È un ottimo modo per godersi la vita all'aria aperta senza condizioni meteorologiche estreme. Quali attività pensi che dovremmo pianificare? Forse potremmo fare un'escursione o fare un picnic nel parco. Sembrano opzioni divertenti, ammostare nella natura. Anch'io. Inoltre, è un ottimo modo per rilassarsi e ricaricarsi. Pensi che dovremmo prenotare gli alloggi in anticipo? Sì, soprattutto perché vogliamo evitare l'alta stagione turistica. Giusto. Ci aiuterà a garantire tariffe e disponibilità migliori. Lezione 4. Suggerimenti per i taxi. È consigliabile assicurarsi che il taxi abbia un tassametro funzionante prima di salire. Sicuramente. In questo modo puoi evitare addebiti imprevisti. Hai avuto esperienze in cui il contatore non funzionava? Sì, una volta ho finito per pagare molto più di quanto mi aspettassi. È frustrante. È importante confermare la tariffa prima di iniziare la corsa. Assolutamente. E preferisco sempre utilizzare servizi di taxi affidabili. Buona idea. È più sicuro e spesso più affidabile. Inoltre, è più facile comunicare con autisti di aziende affidabili. Esattamente. Ricordiamo questi consigli per il nostro prossimo viaggio. Lezione 5. Il ruolo delle madri. Le madri sono davvero un po' di tutto, vero? Sì. Mia madre è come un insegnante quando ci aiuta con i compiti. È una prospettiva meravigliosa. Spesso indossano tanti cappelli.
Esattamente. È anche un'ottima ascoltatrice quando ho bisogno di parlare dei miei problemi. È incredibile come possano essere sia autorevoli che educativi. Sì, e sembra che sappiano sempre cosa dire. Quali altri ruoli pensi che le madri abbiano nella nostra vita? Sono come cuochi, trapunte e a volte anche i nostri migliori amici. È così vero! Amiamo e apprezziamo tutto ciò che fanno per noi. Lezione 6. Allenarsi? Ti sei allenato ultimamente? Sì, ho iniziato ad andare in palestra regolarmente. È fantastico! Che tipo di allenamenti stai facendo? Mi sto concentrando sull'allenamento della forza e sul cardio. Ottima combinazione! L'allenamento di forza è così benefico per la salute generale. Sicuramente, mi sento più forte e più energico. Hai notato dei cambiamenti da quando hai iniziato? Sì, ho guadagnato muscoli e migliorato la mia resistenza. È fantastico! Motiviamoci a vicenda per andare avanti. Lezione 7. Uccidere l'angelo. Uccidi l'angelo in casa è una frase potente, vero? Lo è. Parla delle aspettative riposte sulle giovani donne. Sì, il concetto di angelo in casa può essere piuttosto limitante. Esattamente. Le donne dovrebbero essere in grado di esprimere il loro vero sé, senza restrizioni. Quali ingiustizie pensi che questa idea perpetui? Spesso porta a sentimenti di inadeguatezza e pressione a conformarsi. Questo è vero. Liberarsi da questi stereotipi è essenziale per l'emancipazione. Sì, e condividere le nostre storie può contribuire a sensibilizzare l'opinione pubblica su questi temi. Continuiamo a sostenerci l'un l'altro nelle sfidanti norme sociali. Lezione 8. Gestione delle attività. Cosa succede se ho troppe attività da gestire? Suddividili in quelli più piccoli e gestibili. Sembra un buon approccio. Può far sembrare le cose meno opprimenti. Esattamente. Concentrarsi su un'attività alla volta può aumentare la produttività. Hai qualche consiglio su come assegnare priorità alle attività? Sì, di solito inizio con quelli più urgenti o con scadenze prossime. Questo ha senso. Aiuta a mantenere bassi i livelli di stress. E non dimenticare di premiarti dopo aver completato le attività. Ottima idea. Un po' di motivazione può fare molto. Lezione 9. Negoziazione degli accordi. Inoltre, negoziamo accordi migliori con i nostri fornitori. È una mossa intelligente. Costruire buone relazioni può portare a condizioni migliori. Esattamente. Hai pensato a cosa dire quando parli con loro? Sì, intendo sottolineare la nostra fedeltà e il volume dei nostri ordini. È un'ottima strategia. Dimostra che sei un cliente prezioso. Giusto. Voglio assicurarmi che capiscano che ne stiamo entrambi traendo beneficio. Buona idea. La collaborazione può portare a negoziazioni di successo.
Prepariamo alcuni punti di discussione prima di contattarti. Sì, sono entusiasta di vedere quanto possiamo essere efficaci. Lezione 10. Pianificazione elegante degli outfit. Devo trovare un abito elegante per l'evento. Anch'io! Andrò a comprarmi un vestito. Che mi dici di te? Potrei scegliere un bel vestito. È sempre una scelta classica. Sembra forte. Hai in mente un colore specifico? Sto pensando al blu marino. È elegante ma versatile. Ottima scelta. La marina si abbina bene a molti accessori. Esattamente. Che tipo di vestito stai considerando? Sono propenso a qualcosa di floreale. Sembra fresco e divertente. Sembra adorabile. Assicuriamoci di completare gli stili l'uno dell'altro. Lezione 11. Una pausa tanto necessaria. Non vedo l'ora che arrivi il nostro viaggio. Sarà una pausa tanto necessaria dalla nostra routine quotidiana. Davvero? Ci meritiamo un po' di tempo per rilassarci e ricaricarci. Esattamente. Quali attività vuoi fare mentre siamo via? Mi piacerebbe esplorare alcune attrazioni locali e godermi la natura. Sembra perfetto. Stare all'aperto mi aiuta sempre a sentirmi riposata. Sì, e possiamo anche provare nuovi cibi mentre siamo lì. Assolutamente, il cibo è una parte così importante del viaggio. Pianifichiamo il nostro itinerario per sfruttare al massimo il nostro tempo. Sì, non vedo l'ora di creare ricordi meravigliosi insieme. Lezione 12. L'ironia nella storia. In effetti è ironico che proprio quando paesi come l'Unione Sovietica stavano crollando. Sì, ha segnato un cambiamento significativo nella politica globale. Ha aperto la porta a nuove opportunità e sfide? Assolutamente. I cambiamenti si sono fatti sentire in tutto il mondo e hanno avuto un impatto su molte vite. Quali pensi siano stati alcuni degli effetti immediati? Molte persone hanno sperimentato speranza, ma anche incertezza per il futuro. Questo è vero. La transizione a nuovi sistemi può essere piuttosto difficile. Sì, ma ha anche permesso l'emergere di nuove idee e riforme. È affascinante il modo in cui la storia modella il nostro presente e futuro. Lezione 13. Barriere linguistiche. È interessante il modo in cui le barriere linguistiche influiscono sulla comunicazione in quella regione. Sì, l'inglese non è molto parlato lì, quindi può essere difficile per i viaggiatori. Esattamente. Come pensi che i visitatori possano superare queste barriere? Imparare alcune frasi di base nella lingua locale può essere davvero utile. Sicuramente. Dimostra rispetto e può aprire le porte a interazioni migliori. Inoltre, l'utilizzo di app di traduzione può aiutare nelle conversazioni in tempo reale. È un'ottima idea. Rende la comunicazione molto più semplice. Sì, e il linguaggio del corpo può anche aiutare a trasmettere messaggi quando le parole falliscono. Vero. È incredibile quanto si possa comunicare senza parlare. Lezione 14. Effetti negativi. Hai mai avuto effetti negativi dovuti allo stress?
Sì, a volte mi sento sopraffatto, soprattutto con scadenze ravvicinate. È comprensibile. Lo stress può davvero influire sul nostro benessere. Assolutamente. Influisce sulla mia salute mentale e fisica. Cosa fai di solito per gestire questo stress? Cerco di fare delle brevi pause e di praticare esercizi di respirazione profonda. Sono ottime tecniche. Trovo che fare una passeggiata mi aiuti a schiarirmi le idee. Sì, prendere aria fresca può essere così rinfrescante. Cerchiamo di sostenerci a vicenda nella gestione dello stress. Lezione 15. Bellissime destinazioni. Ho sentito che quel posto è noto per le sue spiagge incontaminate, i panorami pittoreschi e la vivace vita notturna. Sì, sembra un luogo di vacanza perfetto. Quali attività vorresti fare lì? Mi piacerebbe rilassarmi sulla spiaggia durante il giorno ed esplorare i mercati locali di notte. Sembra incredibile. Mi piace scoprire la cucina locale. Assolutamente. Mangiare nei ristoranti locali è una delle mie parti preferite del viaggio. Anch'io. Il pesce fresco sulla spiaggia sarebbe sicuramente un punto culminante. E magari potremmo anche provare qualche sport acquatico durante il giorno. Sì, lo snorkeling o il paddleboard sarebbero molto divertenti. Pianifichiamo presto un viaggio lì. Sembra una destinazione da sogno. Lezione 16. Servizi navetta. Comodo! Con che frequenza arrivano le navette? Arrivano ogni 15 minuti, quindi non dovremo aspettare molto. È bello sentirlo. Rende gli spostamenti molto più facili. Esattamente. Inoltre, ci consente di massimizzare il nostro tempo di esplorazione. Ci sono luoghi specifici che vorresti visitare mentre siamo lì? Mi piacerebbe dare un'occhiata alle attrazioni locali e magari ad alcune gemme nascoste. Sì, è sempre emozionante scoprire qualcosa di nuovo. Facciamo un elenco dei luoghi che vogliamo esplorare insieme. Ottima idea. Non vedo l'ora di iniziare questa avventura. Lezione 17. Idee e regalo uniche. Sto cercando un'idea regalo unica. Qualche suggerimento? Che ne dici di un grembiule personalizzato con una citazione o un design divertente? Sembra un'idea fantastica. È sia pratico che premuroso. Esattamente! Aggiunge un tocco speciale a qualcosa che usiamo ogni giorno. Pensi che dovremmo includere alcuni strumenti da cucina? Sì, questo renderebbe il regalo ancora più completo. Che tipo di strumenti pensi siano i migliori? Forse un bel set di misurini o una frusta sarebbe perfetto. Mettiamo in atto questo piano. Sarà un regalo memorabile? Lezione 18. Piani entusiasmanti. Oh, non vedo l'ora di vederlo. Quando pensi di andare? Ho intenzione di visitarlo il mese prossimo. Sarà così emozionante. Sembra incredibile. Cosa speri di vedere e fare? Voglio esplorare la cultura locale e provare nuovi cibi. Sì. Il cibo è una parte essenziale del viaggio.
Assolutamente! Ho sentito che il cibo di strada è incredibile lì. Posso solo immaginarlo. Assicuriamoci di scattare molte foto. Di sicuro! Voglio immortalare ogni momento di questa avventura. Sono entusiasta di sapere tutto al tuo ritorno. Lezione 19. Affrontare le sfide. Hai dovuto affrontare altre sfide durante il viaggio? Sì, a volte mi sentivo un po' sola, specialmente in un nuovo ambiente. Questo è comprensibile. I posti nuovi a volte possono sembrare isolanti. Esattamente! Mi ci è voluto un po' per adattarmi all'ambiente sconosciuto. Hai trovato un modo per superare quella sensazione? Ho iniziato a contattare altri viaggiatori e gente del posto, il che mi ha aiutato. È un'ottima strategia. Connettersi con gli altri può fare una grande differenza. Sì, ha davvero arricchito la mia esperienza e mi ha fatto sentire più a casa. Ricordiamolo per i nostri viaggi futuri. È importante rimanere connessi. Lezione 20. Esperienze di viaggio. Ehi, ho sentito che sei andato in gita di recente. È andato il tuo viaggio? È stato fantastico. Ho avuto modo di esplorare alcuni posti meravigliosi. Sembra incredibile. Qual è stato il momento clou del tuo viaggio? Penso che visitare i siti storici sia stata la parte più memorabile. È fantastico. La storia aggiunge sempre profondità alle esperienze di viaggio. Sì, e ho imparato così tanto sulla cultura locale. Hai provato qualche nuovo cibo mentre eri lì? Assolutamente! Ho assaggiato piatti che non avevo mai incontrato prima. Lo adoro. Il cibo può essere un modo meraviglioso di vivere un posto. Lezione 21. Scelte di noodle. Ho provato a usare solo spaghetti di riso nei miei piatti. Questa è un'ottima opzione. Ma dovresti provare gli spaghetti all'uovo la prossima volta. Qual è la differenza di gusto e consistenza? I noodles all'uovo sono più ricchi e hanno una bella consistenza gommosa. Sembra delizioso. Lo terrò a mente per la mia prossima sessione di cucina. Li adorerai! Aggiungono una dimensione diversa ai piatti. Ottimo. Sicuramente sperimenterò con entrambi i tipi. Fammi sapere come va. Mi piacerebbe conoscere le tue creazioni. Lo farò. Cucinare è sempre più divertente quando si provano cose nuove. Lezione 22. Kitten Essentials. Giusto. Dovremmo anche procurarci un tiragraffi per il gattino. Assolutamente. È essenziale per la loro salute e il loro benessere. Aiuterà anche a proteggere i nostri mobili. Sì. Inoltre, offre al gattino un posto dove giocare ed esplorare. Hai visto delle buone opzioni online? Ce l'ho! Ce ne sono di davvero carini e robusti disponibili. È fantastico. Scegliamone uno che si adatti bene al nostro spazio. Sì, e possiamo anche procurarci dei giocattoli per far divertire il gattino. Perfetto.
Sembra che la nostra piccola palla di pelo sarà molto felice. Lezione 23. Sentirsi a proprio agio. Sicuramente. Ora mi sento più a mio agio e pieno di energia nel mio spazio. È meraviglioso da sentire. Quali modifiche hai apportato? Ho sgombrato e aggiunto delle piante per un'atmosfera fresca. Le piante illuminano davvero una stanza. Quali hai scelto? Ho una pianta di serpente e alcune piante grasse. Sono facili da curare. Ottime scelte. Possono anche migliorare davvero la qualità dell'aria. Esattamente! Inoltre, ho riorganizzato i mobili per creare un layout più aperto. Sembra perfetto. Un buon layout può cambiare completamente l'atmosfera. Sono così felice di averlo fatto. Sembra uno spazio completamente nuovo. Lezione 24. Vacanze estive. Molte persone vanno in vacanza d'estate, non credi? Assolutamente. È il momento perfetto per rilassarsi ed esplorare nuovi posti. E ci regaliamo una vacanza estiva da scuola, il che lo rende ancora migliore. Sì, quelle lunghe pause sono ottime per ricaricarsi. Hai dei piani per quest'estate? Sto pensando di andare in spiaggia con alcuni amici. Sembra così divertente. La spiaggia è sempre una buona idea. Che mi dici di te? Hai in programma viaggi entusiasmanti? Potrei fare escursioni in montagna. Amo stare all'aria aperta. Lezione 25. Stili di leadership. D'altra parte, uno stile di leadership autocratico può essere necessario in determinate situazioni. Questo è vero. In caso di emergenza, un rapido processo decisionale è fondamentale. Esattamente. Può aiutare a mantenere l'ordine quando il tempo è essenziale. Ma quali sono secondo te gli aspetti negativi di questo approccio? Potrebbe soffocare la creatività e scoraggiare il contributo del team. Sì, e può portare al risentimento tra i membri del team. Bilanciare l'autorità con la collaborazione è fondamentale, non credi? Assolutamente. I leader efficaci sanno quando adattare il proprio stile. Esploriamo insieme di più sui diversi stili di leadership. Lezione 26. Problemi di rumore. Salve, scusatemi. Ho problemi con il rumore nel mio appartamento. Oh no! Sembra frustrante. Che tipo di rumore è? Proviene principalmente dalla strada. Le auto e l'edilizia rendono difficile la concentrazione. Posso immaginare. Hai provato a usare cuffie con cancellazione del rumore? Non l'ho ancora fatto, ma ho sentito che possono essere molto efficaci. Lo sono davvero! Il mio lo uso sempre, specialmente quando studio. È una buona idea. Forse dovrei investire in un paio. Sicuramente, potrebbe fare una grande differenza nel tuo comfort. Ci darò un'occhiata. Grazie per il suggerimento. Lezione 27. Concentrarsi sul controllo. Concentrati su ciò che puoi controllare invece di preoccuparti del resto.
È una buona idea. Cercherò di farlo quando mi sentirò sopraffatto. Aiuta davvero a dare priorità alla tua energia su attività gestibili. Sì, soprattutto nei periodi di stress. Come gestisci lo stress? Mi piace creare elenchi e suddividere le attività in passaggi più piccoli. Sembra efficace! Dovrei iniziare a farlo anche io. Si tratta di fare un passo alla volta. Esattamente, sosteniamoci a vicenda per rimanere organizzati. Assolutamente! Possiamo controllarci a vicenda regolarmente. Lezione 28. Strade lisce. Le strade ampie e lisce consentono ad auto e autobus di spostarsi rapidamente da un luogo all'altro. Sì, rende il pendolarismo molto più semplice ed efficiente. Hai notato come riduce notevolmente i tempi di viaggio? Sicuramente. È ottimo per ridurre la congestione del traffico. E strade più sicure possono anche portare a un minor numero di incidenti. Esattamente! È vantaggioso per tutti coloro che sono in viaggio. Cosa ne pensi delle opzioni di trasporto pubblico nella zona? Di solito sono affidabili, soprattutto quando le strade sono in buone condizioni. Scopriamo di più su come le infrastrutture stradali influiscono sulla nostra vita quotidiana. Lezione 29. Nuovi amici. Non ho amici con cui nuotare. Peccato! Nuotare può essere molto più divertente con gli amici. Sono d'accordo. Per migliorarlo, sono andato al negozio di animali e ho comprato altri 3 pesci rossi. Questa è un'idea creativa. Anche i pesci rossi possono essere dei compagni adorabili. Li metto nell'acquario e sembrano andare d'accordo. È fantastico! Guardare i pesci nuotare può essere molto rilassante. Sì, è come avere un piccolo mondo sottomarino a casa. Forse potremmo fare una piccola festa in piscina qualche volta. Mi piacerebbe moltissimo. Potrebbe essere il modo perfetto per godersi l'estate. Lezione 30. Esplorazione dei tesori. Concediamoci un po' di shopping oggi. Sembra divertente. Dove vuoi andare? Che ne dici di quel negozio di antiquariato in centro? Ottima idea! Adoro cercare oggetti unici lì. Sì, entriamo e vediamo quali tesori possiamo trovare. Sono emozionato! Non si sa mai quali gemme nascoste potrebbero aspettarti. Esattamente. È sempre un'avventura alla scoperta di nuovi negozi. E potremmo persino trovare qualcosa di speciale da portare a casa. Trascorriamo una giornata e godiamoci la caccia. Lezione 31. Trasporto pubblico. Stavo pensando ai trasporti pubblici per il nostro viaggio. Abbiamo intenzione di guidare, ma è solo a breve distanza. Comodo! A volte guidare è più facile che navigare con i mezzi pubblici. Esattamente! Inoltre, possiamo fermarci quando vogliamo lungo la strada. Sì! La flessibilità è un grande vantaggio di avere un'auto. Ma il trasporto pubblico può essere una buona opzione se abbiamo bisogno di rilassarci.
Vero. Ci permette di goderci il paesaggio senza preoccuparci del traffico. Teniamo a mente entrambe le opzioni e decidiamo più vicino alla data. Sembra un piano. Non vedo l'ora che inizi il nostro viaggio. Lezione 32. Visitare la Thailandia. Sì, lo sono. Sto pensando di visitare la Thailandia. Ci sei mai stato prima? No, non l'ho fatto, ma ho sentito che è bellissimo. Lo è davvero. Le spiagge e la cultura sono incredibili. Non vedo l'ora di esplorare i mercati e provare il cibo. Adorerai il cibo di strada. È delizioso e conveniente. Questo è quello che ho sentito. Cos'altro non devo lasciarmi sfuggire? Assicuratevi di visitare i templi, sono mozzafiato. Ottimo, lo aggiungerò sicuramente alla mia lista. Pianifichiamo insieme. Lezione 33. Il tempo in Perù. Sembra ragionevole. Come? È il clima in Perù nel periodo migliore per visitarlo? In genere, il periodo migliore va da maggio a settembre, quando è secco e soleggiato. È perfetto. Ho sentito che è ottimo per escursioni ed esplorazioni. Assolutamente, le temperature sono miti, il che rende piacevoli le attività all'aperto. Sicuramente non dovresti perderti Machu Picchu e la Valle Sacra. Sono sulla mia lista. Non vedo l'ora di vedere le rovine. Li adorerai. Lo scenario è mozzafiato. Continuiamo a discutere di altri consigli per il mio viaggio. Voglio sfruttarlo al meglio. Lezione 34. Pianificare un viaggio memorabile. Sono sicuro che trascorrerai un viaggio memorabile. Ottimo! Lo prenoterò oggi e possiamo iniziare a pianificare il nostro itinerario. Sembra eccitante. Quale attività vuoi includere? Mi piacerebbe esplorare i mercati locali e provare del cibo di strada. Sì, il cibo è una parte così importante dell'esperienza. Assolutamente. Inoltre, voglio visitare alcuni monumenti culturali. Ottima idea. Dovremmo anche dedicare un po' di tempo al relax. Sicuramente. Bilanciare le visite turistiche con i tempi di inattività è fondamentale. Finalizziamo presto i dettagli. Non vedo l'ora. Lezione 35. Il viaggio del Beagle. Il Beagle e la nave lasciarono l'Inghilterra nel 1831. Esatto, è stato un viaggio così importante nella storia. Il viaggio della nave ha portato Darwin in tutto il mondo, vero? Sì, gli ha fornito esperienze e osservazioni inestimabili. Quali pensi siano state alcune delle scoperte più significative che ha fatto? I suoi studi sulla variazione delle specie sono stati rivoluzionari. Assolutamente. Hanno cambiato il modo in cui intendiamo l'evoluzione. È affascinante come un viaggio possa avere un impatto così profondo sulla scienza. Sì, e dimostra l'importanza dell'esplorazione e della curiosità.